Benvenuti alla lezione intitolata Monitoraggio del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. Approfondiamo il tema del monitoraggio, che è un processo continuo che coinvolge l'osservazione e la valutazione delle prestazioni dei lavoratori, compresi gli apprendisti. In un contesto lavorativo, l'attività di monitoraggio può aiutare a identificare i punti di forza e le aree di miglioramento, a misurare l'efficacia delle strategie adottate e a prendere decisioni migliori. Questo processo può aiutare, anche a scopo formativo, a identificare i successi, i fallimenti, la motivazione e lo sviluppo delle competenze dell'apprendista. In questa lezione partiamo con il definire meglio cosa intendiamo per monitoraggio e come funziona, quali sono le percezioni delle persone monitorate e come queste possono influire sulla produttività e sul clima aziendale, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, vedremo un caso reale che ha fatto la storia della psicologia applicata ai contesti lavorativi. Ma ci sono solo aspetti positivi nell'utilizzo di alcune tecniche di monitoraggio? Quali sono gli aspetti potenzialmente critici? Vedremo nel dettaglio quali sono vantaggi e svantaggi dell'analisi delle prestazioni dei lavoratori e come gestire questi aspetti nella pratica lavorativa. Infine, tratteremo le tecniche di monitoraggio che possono essere utilizzate per gestire in modo efficace tutti gli elementi che abbiamo visto nei punti precedenti. Veniamo a un caso reale, il caso Hawthorne. Si riferisce a una serie di studi condotti circa un secolo fa, tra il 1924 e il 1932, presso la fabbrica Hawthorne Works della Western Electric a Chicago. Questi studi miravano a capire come vari fattori ambientali, come ad esempio l'illuminazione, potessero influenzare la produttività dei lavoratori nella creazione e nel montaggio di componenti elettriche. Il momento storico in cui venne condotto questo esperimento era fortemente influenzato dall'attenzione sull'ottimizzazione dei processi, tempi e metodi e quindi sulla standardizzazione del lavoro e di come questi aspetti avrebbero portato ad un aumento dell'efficienza e della produttività. Capite bene che non si tratta, diciamo, di un contesto formativo di apprendistato, no? I lavoratori in quel periodo subivano un forte monitoraggio, diciamo, orientato a indagare il tempo di produzione individuale in ogni fase del lavoro in fabbrica. Le persone quindi venivano prese in considerazione più come elementi di produzione più o meno efficienti, ecco, piuttosto che come individui parte, diciamo, di un'organizzazione anche con altri aspetti che li caratterizzavano. Tuttavia, anche partendo da questo presupposto, i risultati di questi studi furono sorprendenti perché, nonostante le variazioni nelle condizioni di lavoro, la produttività aumentava semplicemente perché i lavoratori sapevano di essere osservati. Questo fenomeno, noto come effetto Hawthorne, ha suggerito che le persone modificano, adattano il loro comportamento quando sanno di essere studiate, osservate, monitorate. Inoltre, questi studi hanno mostrato che il miglioramento delle relazioni interpersonali all'interno della fabbrica era un fattore chiave nell'aumento della produttività, in quanto il gruppo sperimentale ebbe l'opportunità di condividere spazi comuni dove erano favorite le relazioni sociali al lavoro. L'effetto Hawthorne è ancora oggi riconosciuto come una reazione psicologica positiva al fatto di sentirsi osservati durante un esperimento o più in generale durante le attività lavorative. Invece di concentrarsi esclusivamente sull'analisi della produzione individuale, le aziende hanno poi capito, diciamo, nel corso del Novecento, che è utile considerare l'importanza del morale dei lavoratori, delle relazioni interpersonali e dell'ambiente di lavoro. Tuttavia è importante notare che questo elemento, questo effetto può essere positivo quando l'attività da svolgere non è particolarmente complessa oppure riguarda una componente fortemente tecnica, come il nostro amato esempio del laboratorio artigiano.
In caso contrario, l'effetto osservazione potrebbe anche dare risultati controproducenti per il rendimento. Tratteremo poi successivamente questi elementi di rischio del processo di monitoraggio. Ecco. In conclusione, questo effetto Author mette in luce l'importanza del dedicare attenzione alle persone, anche quando queste persone sono in fase di apprendimento, sono neoassunti, giovani che affrontano un percorso di apprendistato duale. Chi gestisce collaboratori può facilmente notare gli effetti positivi di un comportamento teso al confronto diretto e sincero, a una comunicazione aperta e costante, ad un ascolto attivo e partecipe. Possiamo quindi rintracciare alcuni elementi chiave riguardo al monitoraggio in base a quanto abbiamo detto riguardo al caso Hawthorne. Il primo di questi elementi è l'attenzione ai fattori ambientali. È chiaro che anche nei processi di apprendimento il tutor potrebbe monitorare l'ambiente di lavoro per garantire che sia sicuro e confortevole. Ad esempio, potrebbe assicurarsi che ci sia un'adeguata illuminazione e che gli strumenti siano organizzati in modo efficiente e l'ambiente sia pulito e ordinato. Un secondo aspetto riguarda l'ottimizzazione dei processi lavorativi. In termini di efficienza, il tutor potrebbe osservare come l'apprendista svolge le sue attività e suggerire modi per migliorarne l'efficienza. Ad esempio, potrebbe suggerire un nuovo metodo per organizzare gli strumenti o un modo più efficiente per completare un'attività. Queste osservazioni prendono in considerazione le particolarità degli apprendisti coinvolti, a partire dalle modalità con cui le persone lavorano, quindi ci sono delle differenze individuali sostanzialmente. Un ulteriore aspetto riguarda l'attenzione alle relazioni interpersonali. Il tutor potrebbe monitorare le interazioni dell'apprendista con altri lavoratori e fornire feedback su come migliorare le competenze comunicative e relazionali. Ad esempio, potrebbe incoraggiare l'apprendista a chiedere aiuto quando ne ha bisogno o a condividere le sue idee durante le riunioni e i confronti in gruppo. Potrebbe considerare di coinvolgere l'apprendista in attività di gruppo con i colleghi per promuovere, diciamo, l'appartenenza, la condivisione, ecco, anche al di fuori del contesto lavorativo. Un altro aspetto riguarda prendere in considerazione, diciamo, il morale dei lavoratori, quindi il livello di motivazione anche degli apprendisti rispetto, diciamo, alle attività che vengono svolte. Il tutor potrebbe monitorare come l'apprendista svolge attività semplici e fornire o chiedere alcuni spunti su come migliorarne la precisione e l'efficienza. Si potrebbe coinvolgere l'apprendista nell'individuare modi per rendere il processo più creativo o quantomeno più personalizzati dall'apprendista stesso. Un altro aspetto riguarda la comunicazione e l'ascolto attivo. Il tutor potrebbe incoraggiare l'apprendista a comunicare apertamente e ascoltare attivamente. Potrebbe ad esempio incoraggiare l'apprendista a condividere le sue idee e preoccupazioni valutandole attentamente anche quando sembrano palesemente errate o non pertinenti per la situazione specifica, dando quindi valore all'intervento e all'atteggiamento propositivo dell'apprendista più che al contenuto. Un altro aspetto riguarda l'assunzione di responsabilità e la promozione di atteggiamenti di appartenenza alla realtà aziendale. Monitorando il percorso di apprendistato, il tutor potrebbe incoraggiare l'apprendista a prendere l'iniziativa e a sentirsi parte del gruppo, assegnando all'apprendista compiti o attività che richiedono un minimo grado di responsabilità e riconoscendo il suo contributo. Approfondiamo i vantaggi di un monitoraggio efficace prendendo in considerazione 3 punti di vista: il tutor, l'apprendista e l'organizzazione più in generale. Per il tutor, il monitoraggio offre l'opportunità di comprendere meglio le capacità, i punti di forza e le aree di miglioramento dell'apprendista. Questo può aiutare il tutor a personalizzare l'approccio didattico per soddisfare al meglio le esigenze dell'apprendista. Inoltre, il monitoraggio consente al tutor di ricevere un feedback immediato sull'efficacia del proprio ruolo, permettendo di apportare modifiche in tempo reale per migliorare l'esperienza di apprendimento. Per l'apprendista, il monitoraggio può servire come fonte di motivazione.
Vedere i propri progressi nel tempo può essere molto gratificante e può incoraggiare l'apprendista a continuare a lavorare sodo. Inoltre, il monitoraggio può aiutare l'apprendista a conoscere meglio le proprie capacità e a identificare le aree in cui ha bisogno di migliorarsi. Questa consapevolezza può essere molto utile per l'apprendista, poiché può aiutarlo a prendere decisioni migliori anche sul proprio percorso di carriera. Per l'organizzazione, il monitoraggio può fornire informazioni preziose che possono guidare le decisioni. Ad esempio, gli elementi raccolti attraverso il monitoraggio possono aiutare l'organizzazione a capire quali strategie di tutoraggio e gestione dell'apprendistato funzionano meglio, dove sono necessari ulteriori sforzi e come possono essere migliorati i processi di lavoro. Inoltre, il monitoraggio può aiutare l'organizzazione a identificare i possibili talenti emergenti. Ma vediamo anche gli svantaggi. Per il tutor il monitoraggio può richiedere tempo e risorse. Ad esempio, osservare l'apprendista, raccogliere informazioni e fornire feedback può distogliere da altre attività. Inoltre, se le attività di monitoraggio non vengono gestite correttamente, il tutor può sembrare anche troppo controllante, il che potrebbe danneggiare la relazione con l'apprendista. Per l'apprendista, il monitoraggio può a volte creare stress o ansia. Sapere di essere osservato e valutato può mettere sotto pressione l'apprendista e influire negativamente sulla sua motivazione e sul suo rendimento. Potrebbe sentirsi a disagio e limitato nella sua capacità di esprimersi liberamente. D'altro canto, anche la natura del feedback può influire negativamente. Se un tutor fornisce un riscontro in modo troppo critico o negativo, l'apprendista potrebbe sentirsi scoraggiato o demotivato. Ad esempio, dire che il suo lavoro non è all'altezza, senza fornire suggerimenti su come migliorare, potrebbe portare l'apprendista a sentirsi frustrato e insicuro sulle sue capacità. Un altro elemento chiave da parte dell'apprendista riguarda una fase iniziale di spiegazione da parte del tutor degli obiettivi del monitoraggio. Se questo non avviene, oppure se il tutor inizia a monitorare l'apprendista senza spiegare chiaramente il motivo e i benefici, quest'ultimo potrebbe percepire questa attività come un segno di sfiducia. Per l'organizzazione il monitoraggio può comportare costi anche significativi in termini di tempo, sia di tempo che di risorse sostanzialmente. Ad esempio potrebbe essere necessario investire in ulteriore formazione per i tutor o in strumenti che portino le informazioni necessarie. Inoltre, se i risultati del monitoraggio non vengono utilizzati in modo efficace, l'organizzazione potrebbe non vederne un ritorno rispetto alle risorse impiegate. Ma in che modo quindi possiamo cercare di orientare il processo di monitoraggio in modo da ottenere il maggior numero di vantaggi espressi in precedenza? Ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Prima di tutto informare gli apprendisti del motivo, della natura e delle modalità di monitoraggio del processo di apprendistato. Spiegare come il monitoraggio può migliorare l'ambiente di lavoro e la produttività. Essere trasparenti su come vengono raccolti e utilizzati i dati, le informazioni, quindi assicurarsi che gli apprendisti sappiano che le informazioni vengono trattate in modo confidenziale. Evitare di monitorare aree non correlate al lavoro, per esempio come le pause pranzo o le conversazioni private. Ecco, il monitoraggio dovrebbe concentrarsi solo sulle attività lavorative e sul processo di apprendistato. Usare gli elementi raccolti per fornire un feedback costruttivo, quindi questo può aiutare gli apprendisti a capire come possono migliorare. Coinvolgere gli apprendisti nel processo di monitoraggio, ad esempio chiedendo loro di automonitorarsi o di autovalutarsi rispetto ai risultati del lavoro svolto. Assicurarsi che il monitoraggio sia equo, quindi evitare di concentrarsi su singoli aspetti negativi, ma cercare invece di cogliere le tendenze generali. Facciamo un esempio di comunicazione che rispetti i criteri esposti. Potrebbe essere una cosa del genere. Caro apprendista, il monitoraggio è parte del tuo percorso di apprendimento. Non è un modo per controllarti o criticarti, ma uno strumento che ci aiuta
a lavorare insieme è volto a migliorare le tue competenze. Il monitoraggio ci permette di capire quali sono i tuoi punti di forza e le aree in cui potresti aver bisogno di ulteriore formazione o pratica. Questo ci aiuta a personalizzare il tuo percorso di apprendimento in modo che sia il più efficace possibile per te. Fare periodicamente il punto della situazione ti offre un riscontro che può aiutare a crescere e professionalmente e personalmente. Ricorda, l'obiettivo del monitoraggio non è di giudicarti, ma di sostenerti nel tuo percorso di apprendimento. In conclusione, il tutor aziendale, oltre a fornire in modo ricorrente il proprio riscontro, dovrà esprimere al termine di un certo periodo di tempo definito e concordato, quindi coinvolgendo gli altri soggetti che si trovano in relazione con l'apprendista, come ad esempio il tutor scolastico, anche una valutazione complessiva dell'operato del nuovo arrivato. La valutazione complessiva del neo inserito potrà rappresentare un momento di analisi e di riflessione del percorso professionale in atto e anche l'occasione per identificare competenze sviluppate e aree di miglioramento che permangono. Questa valutazione potrà eventualmente costituire la base per modificare, confermare o anche al limite interrompere l'esperienza lavorativa in atto. Grazie per aver seguito questa lezione e a presto per ulteriori contenuti formativi.